ENFAP Toscana, l'agenzia formativa di Firenze, è l'organizzazione coordinatrice del progetto europeo Grundtvig Ares. Per i prossimi 2 anni di attività, l'agenzia formativa ENFAP con il suo gruppo di lavoro si pone l'obiettivo principale di mostrare l'omosessualità, la rappresentazione dell'omosessualità attraverso prevalentemente il cinema e la letteratura. Sono stati scelti una serie di strumenti, nel cinema i corti e in letteratura alcune opere letterarie con le quali cercheremo di far conoscere una rappresentazione naturale e, come dicevo prima, reale dell'omosessualità nei suoi vari aspetti, e quindi l'omosessualità in famiglia, l'omosessualità a scuola, l'omosessualità in ambiente di lavoro, nelle relazioni d'amore e d'amicizia. In altre parole si potrebbe dire omosessualità e società, al di là ed eliminando ogni sorta di stereotipo, cercando di evitare e di andare oltre ogni caratterizzazione stereotipata dell'omosessualità stessa. Con i corti, quelli che abbiamo scelto per le nostre attività, vedremo che l'omosessualità maschile e femminile e la transessualità nei vari aspetti reali, cioè non ci chiederemo più, e scompare del tutto, il perché e il come si diventa omosessuali. Quindi sono questi corti: il primo, il ragazzo poverino che in questo paesaggio nevoso è solo, cosa si era andato? Un bacino? Una carezza. Una carezza, urla, aperto, un po'. Effettivamente se uno ci riflette gli sangue nel cuore. La ragazza danese ha coraggio, l'omosessuale deve avere coraggio, però Donna Bond diceva che non tutti ce l'hanno, e allora lei fa l'allè, cioè attacca, e ritrova una risposta. Il ragazzo di A Good Son, vedete, questo è molto triste, forse non si rivedranno più, perché questo bacetto lui lo gradisce, però poi dice: scendi prima te, perché io, se mio padre mi vede scendere, ho detto, tutti chi è omosessuale ha provato una situazione del genere, non solo io che sono anziano, forse anche i ragazzi al mare, non facciamoci vedere, te esci prima, e l'altro, una cosa ci pensa orribile, chi era il ragazzo? E questo è veramente sconvolgente, se uno ci riflette freddamente. Questo ragazzino poverino è buono, ma se è buono è destinato alla sconfitta. Il poverino esita, non ha il coraggio di scendere dalla macchina. Machiavelli diceva che la fortuna è calva dietro, e quindi se uno può prendere solo davanti, quando è passata non si può fermare. È un vecchio tema, millenario. Associamo generalmente l'omosessualità alla giovinezza, in generale associamo l'amore e la sessualità alla giovinezza, perché l'amore e la sessualità. Qui noi abbiamo una rappresentazione della vecchiaia, che è rara, come se l'omosessualità fosse solo la giovinezza, e dopo, ecco, da questo nasce probabilmente l'esigenza che molti movimenti omosessuali hanno sentito di legalizzare l'omosessualità, di legittimare l'omosessualità, in modo che si formi una coppia alla quale può sfidare il tempo. Questa è un'idea che ha una sua validità. Alcuni omosessuali meno fortunati ingigantiscono il loro nemico. La loro paura fa sì che il nemico sia molto più potente di quanto loro non pensano, e alcuni restano per sempre prigionieri di questo errore, perché il nemico esiste, ma non è così potente come quasi psicoticamente alcuni omosessuali temono che sia, fino ad inibirsi. Ora generalmente questa inibizione è presente, esige un certo tempo, per alcuni è un tempo breve, per altri è un tempo più lungo, fino al famoso coming out. Io credo che al di là dell'aspetto puramente del tema puramente dell'omosessualità ci sia da fare anche una distinzione proprio fra il primo, insomma, il corto e il secondo. Ecco, nel primo corto c'è anche una consapevolezza, no, del proprio desiderio, di quelle che sono le proprie tendenze, mentre nel secondo c'è anche una specie di un analfabetismo affettivo proprio del personaggio. Analfabetismo? Sì, e credo che questo sia comune tanto all'eterosessuale quanto all'omosessuale. Ecco.
Un altro che mi è piaciuto è quello norvegese della confessione, della fuga del ragazzo. Il sacerdote? Sì, questo triangolo, mamma, sacerdote e ragazzo che poi fugge, insomma. La signora credeva da cosa nascesse l'omosessualità. Come? Da cosa nascesse, da cosa fosse causata l'omosessualità. Sì, da cosa nasce? No, questo nessuno ha mai dato. Nessuno l'ha. Non si può dare una risposta. L'omosessualità è universale, è presente in tutte le società in modo. È congenita. È congenita, non a tutti gli esseri umani, ma di esseri umani. Ogni essere umano ha una parte femminile e una maschile e poi c'è quella che ha maggior rilevanza e che esce fuori. No, sono uomini a cui piacciono altri uomini, o ragazzi a cui piacciono altri ragazzi, la parte femminile e la parte maschile c'entra poco. C'entra nella transessualità, che è un disturbo, diciamo, di identità, perché bisogna distinguere il desiderio dall'identità. È chiaro che quella ragazza che è diventata ragazza è un uomo prigioniero del suo corpo, è una donna prigioniera del corpo maschile. Prigioniera di un corpo sbagliato. È nata in un corpo sbagliato. Lì c'è un tentativo interessante di sacralizzazione dell'omosessualità. Cioè l'omosessualità viene vista, questo la Dieta Prieto dice, è una forma di neopaganesimo, qualcosa strano per la verità, cosa c'è il paganesimo con l'omosessualità, ma si associa al fatto che in epoca pagana l'omosessualità era del tutto legittima, il cristianesimo e l'ebraismo lo condannano, quindi questo che non piace viene chiamato neopagano. Loro hanno cercato di fare invece di questo rapporto omosessuale abbastanza esplicito, di dargli una connotazione coniugale, religiosa. Altri entrano invece in problematiche più nuove, ecco per esempio quella del padre separato, violinista, Israele, ecco questi sono temi nuovi su cui naturalmente c'è un'ampia discussione. E qui è sottile una cosa che avete visto, perché il ragazzo vorrebbe imparare il basket e non lo può imparare dal babbo violinista, ma lo dovrebbe imparare dal babbo mamma, che invece è uno sportivo. E c'è un lieto fine, forse un tantino, forse un tantino convenzionale. Il bambino naturalmente vede il babbo baciarsi con un uomo e questo lo sconvolge, Pinocchio. Il bambino che dice al babbo Pinocchio effettivamente non è piacevole, però c'è un lieto fine, il bambino non è fuggito, è messo a letto, lo porta sulle spalle e arriva il compagno che diventerà la mamma babbo, insomma, di queste nuove famiglie. Una sorta di speranza affettiva la possiamo avere. Questa speranza purtroppo, come fa ben vedere il documentario della ragazza transessuale, è un po' inferiore nelle persone transessuali, e quella frase sinceramente mi ha veramente colpito. E vabbè, l'inquadratura poi sfuma quando le guarda agli occhi e si vede che al di là della transessuale splendente, dice io di notte splendo di più ma anche di giorno. Al di là di quello della facciata c'erano degli occhi tristi e profondamente rammaricati di quello che è la sua esistenza a Cuba. Che è un campo da tennis con due ragazzi che giocano a tennis. Questa pagina è molto interessante. Se fosse un incontro di lotta, però, sarebbe impari, perché il ragazzo a sinistra è di parecchio più piccolo. Un messicano, forse, capelli neri, ben fatto, felino, crudele, compatto, agile, muscoloso, veloce e aggraziato nel gioco di gambe. Ha il corpo di un bruno dorato scuro naturale, una ricciuta pelura nera sul petto, sul ventre e sulle cosce. Sta per vincere, il suo avversario, il ragazzone biondo, già lo sa. Nel suo abbozzo di difesa c'è un coraggio quasi toccante. Sta tentando di rimontare uno svantaggio disperato. Dovrebbe buttare via quell'inutile racchetta, scavalcare la rete e costringere il crudele gattino dorato a sottomettersi alla sua forza marmorea. E invece no, accetta le regole.
ci si incatena piuttosto che infrangerle, è pronto all'umiliazione e alla sconfitta. Ecco la metafora. Sta perdendo, vincerebbe solo se affrontasse uno scontro fisico, dovrebbe però scavalcare la rete, lasciare la racchetta e andare dall'altra parte. Non lo fa e accetta le regole. Ma siamo tutto sul piano metaforico. Tutto metaforico. Le regole sociali, cioè, piuttosto che infrangerle, è pronto all'umiliazione e alla sconfitta, accettando la norma sociale, accettando la regola sociale, che è rappresentata in questo caso dalla rete. Dalla rete, nega se stesso e nega la vita. Cerchiamo quindi di essere comprensivi, no? E di ricordare che dopo tutto ci sono stati i greci. Per quanto non fosse esattamente la stessa cosa, loro erano più pagani che nevrotici. Sui greci l'idea viene da lontano, perché si dicevano ma i greci, cioè poneva un problema questo dei greci, soprattutto della compatibilità dell'omosessualità con l'eterosessualità familiare, procreativa, eccetera. Chiaramente le due forze non erano in contrasto netto come oggi. Noi oggi abbiamo, diciamo, due alternative, l'eterosessualità o l'omosessualità. Allora dice no, non sono nevrotici, come si fa a dire che Aristotele o Socrate o Fidia o Polileto sono nevrotici, viene da ridere, sono pagani. Tutta la tradizione, per esempio cristiana, vede il corpo con timore, il corpo va coperto, non è una cosa completamente sbagliata, intendiamoci, va vista. Qui passiamo invece a una esaltazione della fisicità, eccetera. Allora si parla, anche la Chiesa parla di neopaganesimo, termine un po' vago, però una certa idea la dà. In attesa. Ecco, qui però la Grecia cosa aspetta? Aspetta la vera morale, la porta il cristianesimo, la porta Gesù Cristo. L'omosessualità indubbiamente coincideva col mondo antico, pagano. Avevamo preparato un'antologia da Altri Libertini, Pao, Rimini e poi il libro di congedo, Camere separate. Si scrutavano, si mettevano alla prova in quegli abbracci d'amore che parevano rivelare in certe situazioni di felicità la vera natura del rapporto tra due uomini, eterno enigma. C'è una differenza tra l'amore eterosessuale e l'amore omosessuale? Ammesso, e non tutti lo riconoscono, esista l'amore omosessuale. Sono la stessa cosa, come oggi si tende a dire, o sono due cose un po' diverse? Veramente ci sono due possibilità. No, non c'è amore omosessuale. L'amore omosessuale non può esistere, posizione difficilmente sostenibile, ma a lungo sostenuta. È uguale all'amore eterosessuale, posizione forse oggi politicamente corretta. È diverso. Dove sia diverso, veramente difficile a dirsi, perché se è diverso generalmente è inferiore. La vera natura del rapporto fra due uomini, come ci si possa amare, ecco, attenzione, e come si possa vivere insieme, sostenersi, sentendosi fianco a fianco, uniti dalla stessa parte, proiettati nella conquista di qualcosa. Ma una volta raggiunta la perfezione del rapporto, perché restava ancora qualcosa? Di restare nel mondo per potersi appagare. Aveva necessità che il mondo prendesse atto di questa nuova vita. Questo è il tema. Prima l'omosessuale era segreto, no? Chiaro, doveva nascondere a tutti i costi la sua omosessualità. Spesso tutti sapevano, facevano finta di non sapere, ecco, c'era un doppio gioco. Non se ne parlava chiaramente, però lui non diceva nulla, gli altri non chiedevano nulla. Quindi famoso non chiedere, non dire. Oggi questa situazione è cambiata, notevolmente cambiata, per molti, non per tutti, e Tondelli oscilla tra questa posizione. Io non chiedo niente a nessuno, perché non ho nulla da giustificare, sono io, però c'è anche una posizione più realistica in cui l'omosessuale chiede al mondo, e questo sta avvenendo in gran parte del mondo occidentale, non solo, anche in Sud America, lo sapete, molti paesi hanno una legittimazione dell'omosessualità.
perché Pasolini, Testori ed altri, Coccioli, sono sempre scessi tra omosessualità e fede, omosessualità, chiaro, l'omosessualità come problema. Arbasino per un verso, Tondelli per un altro, ecco, sciolgono questo dilemma. Anche se Tondelli era religioso, non c'è mai un conflitto fede e omosessualità, non c'è. Va bene? O mamma omosessualità, o società omosessualità. Leggo oggi che siamo nel 2015, quindi siamo anche un po' abituati a una sorta di linguaggio provocatorio, però non sono abituato a questa comunione tra mistica e omosessualità nel 2020. Quindi per me è molto più rivoluzionario questo che non l'utilizzo di alcune metafore o di alcuni linguaggi un po' più camerateschi oppure di altri libertini? Sì. Non esisterebbe l'omofobia se non si condannasse l'omosessualità. L'omofobia nasce da un'avversione per l'omosessualità, è ovvio. Quindi, perché qualcuno dice che vuol dire omosessualità? È semplicemente l'attrazione di un ragazzo per un altro ragazzo, o di una ragazza per un'altra ragazza, o di un uomo per un ragazzo, o di un ragazzo per un uomo e viceversa. Ma se invece io riesco a dominare ciò che più profondamente ti appartiene e ciò che più profondamente è tuo e solo tuo, io domino te. E quando appunto il dominio della sessualità in forma di sessofobia ed omofobia diventa istituzionalizzato, generalizzato e talmente sapientemente generalizzato da farlo diventare pregiudizio, allora lì io ho raggiunto il mio scopo, allora io lì sono in grado di dominare. Quindi il tema dell'omosessualità è veramente un tema di libertà. L'omofobia, la compressione della libertà sessuale è irrazionale, è contro natura. Non è l'omosessualità che è contro natura, l'omofobia è contro natura, no? E quindi se io riesco ad essere così potente da far sembrare natura ciò che è contro natura e contro natura ciò che è natura, io ho ottenuto il capolavoro del dominio. Adesso in cui, secondo questo tema che ha sollevato Francesco, no, sul potere, questo tema sul potere è un tema a me molto caro proprio, no? Un po' anche casoniana, molto caro. C'è una cosa che almeno a me mi sposta un po' il pensiero. In realtà io non credo che al potere, diciamo, d'accordo, ora questo non è meglio identificato, interessi molto quello che fai a letto. Io credo che interessi di più la modalità di relazione che tu crei, della quale l'omosessualità... infatti questo è ragione, ma se lo dice te, sì, è omosessuale, basta che non lo dici. Questo discorso del potere ce lo vediamo anche così, un po' anche tutti i giorni, cioè io ti posso anche liberare il modo in cui tu vai a letto, va bene, magari lo lasci perdere, ma ti creo comunque altre situazioni che in qualche modo altre forme, sì, o che comunque ti incanalo, d'accordo, la tua qualità di radio te la incanalo e ti creo altri stereotipi sociali nei quali tu stai, eccetera, eccetera. Quindi in realtà questo discorso della liberazione è un discorso complesso e lungo. Non accetto più questa situazione del ci fanno, ci dicono, ci opprimono, ci usano come in questa condizione di sottomissione per il dominio, per il potere, cioè, l'orgoglio, ok, punto, l'orgoglio, quello che diceva il professore, non siccome tutti lo sanno è inutile parlarne, è inutile che tu lo proclami, proclama, punto. Nel film lui cita Huxley, c'è tutto un passo sulla paura, che è questo... Punto contro punto, è più breve qui. Ma non c'è riferimento ad Huxley nel libro? Oppure c'è appena, quando va al college. Quando va al college e fa lezione. Perché il professore fa una divagazione
Sì. E dice, vedete perché si ha paura delle minoranze? Sì, è bello, è molto efficace come... Lui fa tutta una dissertazione, parte dagli ebrei, da Huxley, sì, poi dagli ebrei, fa un discorso sulla paura delle minoranze, però distinguendo fra le minoranze che uno come dire, riconosce come minoranze, cita i biondi e poi le minoranze invisibili, dicendo che sono quelle che fanno veramente paura, e tutto nasce appunto da riferimento agli ebrei, quindi dice perché c'è stato, perché comunque c'era un sentimento reale di paura. La paura sta in fondamento, cioè dice, mentre l'illuminista dice di che avete paura? Perché avete paura? Che danno vi fa l'omosessuale? Da un punto di vista più profondo, se questa paura c'è, va capita e va interpretata. Avete sentito nel discorso anche un diceva. La Chiesa, per esempio, dice il matrimonio omosessuale minaccia la società. È vero, è falso. Probabilmente è falso, però va capito l'argomento. Cioè legittima una forma di amore che dovrebbe... Allora qualcuno risponde, dice, ma come, io sono eterosessuale, perché mi dovrebbe danneggiare il matrimonio omosessuale? L'argomento razionale. Però evidentemente l'omosessualità genera una serie di paure che vanno capite, se no non si possono combattere. Questo più o meno dice lui, questa dissertazione. Non è tanto l'omosessualità il problema, secondo me è l'omofobia. No, ma vedo anche, io la leggo molto a questo discorso della figura dell'archetipo del maschile e quello del femminile, perché magari, poi era preso male, insomma, non passarmi parole, magari anche da parte del punto di vista le donne stanno prendendo tanto, stanno guadagnando tanto rispetto a prima, no? Forse rispetto a una società che c'era prima. Invece la figura maschile sta perdendo tanto. Sembra perdere. Sì. E allora c'è questo timore qui che dice, Madonna, ce n'è 1, 2, 3. Si sta sconvolgendo proprio un discorso di ruoli e l'omosessualità è un aspetto, magari lo conferma questa, tra virgolette, perdita di ruolo. Però non saprei non di virilità, nel senso di ruolo padre, di ruolo capo di famiglia, non di virilità. È tutto un universo paranoico in cui pure molto potente, in cui si scoraggia insomma l'omosessuale. Tutti lo sanno che c'è bisogno di dirlo, questo è molto comune. Tutti sanno che sei omosessuale, perché ne parli? Cioè l'eterosessuale chiederebbe che io lo sia senza dire nulla, perché molti eterosessuali non gradiscono che se ne parli. Lo sappiamo che lo sei, anche famiglia è così, però guarda, evita questo argomento perché a noi questo argomento o ci imbarazza o ci annoia. Però la visibilità comunque omosessuale è arrivata in TV, è arrivata in politica, è arrivata ovunque, e alla fine sì. Basta vedere anche solo i giornali quanti articoli ci sono. Ormai è quotidiano. Nei giornali quanti articoli ci sono. L'arrivo di questi telefilm americani che saranno anche tremendi, però ci stanno portando gli omosessuali, tra virgolette, normali. Se io torno alla mia adolescenza, io 14 anni giù in Sicilia scrivevo gay su internet e mi usciva www.gay.it. Ora io scrivo gay, c'ho una montagna di informazioni che se mi voglio da uomo voglio diventare farfalla, sicuro che c'è il sito che mi spiega come diventare da uomo a farfalla. Ormai è così. Alcuni lo affrontano molto più velocemente, perché comunque nel loro passaggio dall'età infantile, la pubertà, adolescenza, acquisiscono degli strumenti che gli permettono di fare il salto. Altri si trascinano questa scoperta della propria dimensione interiore. Sicuramente c'è nell'omosessuale la consapevolezza che se tu devivi dalla norma sei perso, sei perduto, non hai più l'amore che dovresti avere, di solito è dei due genitori.